Il debito pubblico italiano durante le guerre mondiali. Numero 5, prima del 1914. Agli inizi del 1900, il debito pubblico italiano raggiunse circa il rapporto del 117% del PIL, per un totale di oltre 14 miliardi di lire. Questo debito fu necessario per risanare sia i debiti del Regno delle Due Sicilie, sia la costruzione delle opere pubbliche a Roma e tutte le opere di infrastrutture in tutto il Regno, come ferrovie ed impianti di pubblica utilità. Un'altra voce che pesò molto sul bilancio italiano fu la crescente influenza delle spese militari. Nel 1906 incidevano sul debito per il 14,3%, per salire poi nel 1912 al 21,1% e nel 1913 al 22,1%. Questa costante crescita delle spese militari fu dovuta sia alla ripresa dell'avventura coloniale italiana, sia alla corsa alle armi che stava per esplodere in tutta Europa. Numero 4. Il debito nella Prima Guerra Mondiale. Grazie al breve periodo di pace che ci fu tra il 1900 ed il 1914, il rapporto deficit-PIL in 14 anni si abbassò fino a risultare all'81% nel 1914. Purtroppo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale causò un'impennata di indebitamento necessario da parte del Regno d'Italia, dove le spese militari coprivano circa un terzo del totale della spesa pubblica italiana. Il deficit aumentò di circa 44 punti percentuali ed arrivò alla fine della guerra ad un rapporto deficit-PIL di circa il 160%. Numero 3. Dopo la Prima Guerra Mondiale. La situazione finanziaria del Regno d'Italia era critica. Il 160% del rapporto deficit-PIL era costituito dal 125% da debito interno nel Regno e dal 35% da debito estero. I primi veri provvedimenti di carattere fiscale avvennero nel 1919 e nel 1920, quando furono varati un'imposta sul patrimonio e un'imposta di avocazione dei profitti di guerra, che tuttavia inasprirono solo di 2 punti percentuali la pressione fiscale sui contribuenti. Inoltre, l'eccessiva circolazione della moneta cartacea portò ad un'elevata inflazione e ad un deprezzamento del tasso di cambio della moneta, che permise tra il 1921 ed il 1925 una riduzione notevole del debito, fino ad arrivare ad un rapporto deficit-PIL del 96%. Numero 2. La moratoria di Hoover. La principale fonte di sostegno finanziario fu il debito estero che l'Italia dovette sottoscrivere soprattutto con Gran Bretagna e Stati Uniti, con contratti lire-oro, che subirono un grosso sbalzo dovuto alla svalutazione della lira. Si arrivò, dopo una serie di lunghi negoziati che incominciarono nel dopoguerra, ad un vero e proprio condono del debito, un completo cancellamento grazie anche alla moratoria di Hoover del 1931. All'indomani delle crisi finanziaria del 29, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Herbert Hoover propose di applicare un anno di moratoria sui pagamenti dei debiti di guerra, una moratoria che a causa delle continue tensioni internazionali, alle porte di una seconda guerra mondiale, diventò a tutti gli effetti permanente. Solo pochi stati ripagarono il proprio debito di guerra. L'Italia deteneva un debito estero consistente, ma essendo tra le alleanze delle potenze vincitrici ed avendo sfruttato la moratoria di Hoover,
portò il proprio rapporto deficit-PIL al 63%. Numero 1 è il debito nella seconda guerra mondiale. Con lo scoppio della guerra d'Etiopia, i bisogni del tesoro subirono una forte crescita nel periodo tra gli esercizi finanziari 35 e 36 e 1939-40. Le spese finali superarono le entrate di oltre 70 miliardi di lire. Durante la seconda guerra mondiale, l'aumento del fabbisogno fu maggiore dell'aumento del PIL. Si ebbe quindi una crescita del deficit del rapporto, che raggiunse il 106% nel 1941 e la punta massima del 118% nel 1943. I mezzi finanziari principali impiegati per fronteggiare a questi disavanzi derivavano dall'aumento della circolazione e dall'emissione di prestiti a breve e lunga scadenza, dove chiunque era proprietario di terreni o fabbricati era obbligato alla sottoscrizione. Inoltre, fino al 1943 si tentò di contenere il processo inflazionistico già in atto dall'inizio del conflitto mediante l'adozione della tecnica del circuito monetario, che consisteva nel razionamento di materie prime e generi alimentari e nel blocco di qualsiasi forma di investimento che non fosse quello in titoli del debito pubblico o in depositi bancari. Il gettito garantito fu di 146 miliardi di lire. Alla fine del conflitto, la situazione del debito pubblico, contrariamente a quanto si possa pensare, non era preoccupante, causato principalmente alla forte svalutazione monetaria e dove la spesa per interessi si era quasi annullata. Nel 1946 il rapporto deficit-PIL si era ridotto al 32%.